Cos'è? Buonasera o buon pomeriggio? Secondo me è buonanotte, ormai sono le 9. Buonanotte ormai? Ormai tra poco buonanotte. Che di solito a quest'ora tu dormi? Eh sì, perché domani devo alzarmi per andare a lavorare alle 6 del mattino, quindi devo alzarmi alle 5, fate... Wow. Perché la gente pensa che faccio solo TikTok, ma lavoro anche in fabbrica purtroppo. Quindi questo è il pensiero delle persone, che tu lavori solo in fabbrica? Sì. La gente pensa che social. faccio il modello, fa l'attore, fai video su TikTok, la bella vita, ma invece no, lavoro in fabbrica 3 turni e come tutti quanti, perché comunque devi lavorare. Devi lavorare. Devi lavorare per sopravvivere, non per vivere o sopravvivere. Wow. Ho notato che ti sei tagliato i capelli. Sì, purtroppo sì. Girano voci che è stata l'amorosa. Una percentuale sì, è vero, il 50% è stata lei, l'altro 50% volevo cambiare i look sinceramente, perché i ricci, come sanno, cioè quelli che hanno i ricci sono molto impegnativi da tenere, quindi abbiamo tagliato i capelli, via. Tanto ricrescono, ma che soldi, da una parte sì, avrò in 4 anni ho risparmiato un sacco di soldi, appena sono andato a tagliarli 12 euro, adesso li taglio ogni settimana per dirti. Wow! Ah, quindi adesso che ho risparmiato 12 euro a settimana per 4 anni. Quindi ora che li tagli spendi sempre i soldi, insomma. Adesso spendo soldi, purtroppo. Però ti stanno bene, dai. Dai, mi accontento. Tanto ricresceranno. Ok, siamo qua con Ramzy a fare 2 chiacchiere. Sarà veramente interessante. Il vero nome è Ramzy? Sì, Ramzy. Wow, il mio vero Ramzy nome. È proprio il tuo nome completo? Ramzy Lafrindi. 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 Sì, Lafrindi è un cognome portoghese, praticamente è la nonna di mio nonno, cioè la nonna di mio nonno di mio nonno, si è sposato con una portoghese durante la seconda guerra mondiale, mi sa. E da lei ha preso questo cognome e niente. Il primo marocchino a farlo? No, ci sono altri. Quindi sei il primo marocchino con un cognome portoghese, eh? Sì, è il nome. Che io conosco. Sì, è il nome egiziano. Praticamente in Marocco adesso dal 98 non si può più chiamare con il nome Ramzy perché hanno detto. Perché ogni tanto fanno dei controlli per vedere i nomi che rientrano nello stato marocchino comunque. Hanno visto che Ramzy non fa parte, quindi l'hanno eliminato dal 98. Quindi chi è nato prima del 98 ha avuto questa fortuna. Fortuna? Sì. Sei stato fortunato? Sì, perché è un nome molto particolare, anche bello comunque. Ha un significato Ramzy? Ramzy significa... In realtà c'ha un significato, però non so spiegarlo, perché me l'aveva già spiegato mio padre, però so che deriva da Ramsès, il faraone. È l'abbreviazione di Ramsès, Ramzy. Ok, wow. Perché sarebbe... Ramzy? Sì. Sappiamo che ti fai chiamare il figlio del peccato. Sì, sì. Figlio del peccato, diciamo che è una frase tradotta in italiano che significa Wud al-Haram. Wud al-Haram in marocchino sarebbe figlio del peccato, che in Italia non si usa, però da noi marocchini si usa troppo per dire uno di magari... Un peccatore tipo? Sì, che fa il furbetto, viene chiamato figlio del peccato, uno che ti fa arrabbiare, gli dici Wud al-Haram, basta, finiscila, figlio del peccato di qua. Comunque questo è il significato. Diciamo che la usiamo così, ma il vero senso è figlio del peccato. Capito? Figlio del peccato, uno che fa i peccati. Ma in Marocco non viene intesa per questo, viene intesa per cose, come dire, stupido, queste cose qua. Però, ascoltandolo, detto in arabo, è più bello, tipo. Sì, Wud al-Haram. Wud al-Haram. Wud al-Haram, con la Haram. Haram. Sarebbe Aram, figlio del Aram. Wow. Sapete che oggi, prima che lui se ne va, io avrò già imparato l'arabo. Quindi... proviamo un attimo una cosa. Lebes? لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ كلشي مزيان؟ كي داير؟ الدار هانيه، العائله كلشي بخير؟ في كتكون؟ كنسكن في Fidenza, provincia di Parma. Ah, ok. E una Modena? Modena, ne ho passati a Modena. Ok, vediamo. Sei nato qua in Italia? No, sono nato in Marocco e sono qua ormai da 20 anni. Adesso ne ho 25, sono venuto qua a 5 anni. Sei italiano? In realtà no, perché non ho ancora la cittadinanza. Purtroppo sì. Fai parte di quella categoria lì? Sì, purtroppo sono un extracomunitario. Cioè, è dura? Nonostante ho fatto tutte le scuole qua, cioè ti dico la verità, a me non cambia alla fine, comunque vivo lo stesso, cioè, però da una parte comunque ti dà fastidio, ti dà tanto fastidio perché tu comunque, come detto prima, cresci qua, fai le scuole, lavori, comunque paghi le tasse come tutti quanti, ma non sei italiano. Non sei italiano. Sei sempre extracomunitario, sì.
Che in teoria dopo che uno ha passato 10 anni in Italia, così sembra, potrebbe poi richiedere, no? Lo so, però Niente. diciamo che io sto ancora aspettando la cittadinanza. Da quanto? Ormai da 4 anni. 4 anni? Sì, dovrebbe uscire prima o poi. Però comunque non ha senso, perché uno cresce qua, non per forza deve nascere, ma anche già il fatto che ha fatto tutte le scuole, dall'asilo magari finché non si è diplomato, cioè perché io comunque mi sono diplomato in una scuola tecnica e comunque diplomato, ha concluso tutto il suo percorso scolare e poi lavora, magari dà i contributi, tutto quanto, e comunque deve andare a fare il rinnovo del permesso di soggiorno, di qua, di là. È più complicato, capito? complicato, sì. Sì, molto complicato. Quindi stai ancora aspettando? Sto ancora aspettando. Prima o poi arriverà. Secondo me, come dice la mia ragazza, dice farai prima sposarti con me, prenderla grazie a me, che aspettare lo Stato che te la dia. A questo punto Sì. avresti fatto così. Ho fatto 2 chiacchiere con un'altra ragazza ultimamente, anche lei aveva lo stesso problema, che aspettava la cittadinanza. Sì. Quindi vuol dire che proprio è un È problema. un problema molto serio, cioè, che purtroppo che va da anni. Speriamo che cambi qualcosa. Speriamo. Ok, quindi insomma, da quello che ho capito, hai fatto tutte le scuole qua, hai preso il diploma, Sì. quindi non c'è bisogno di stare a chiedere che scuola hai fatto. Sì, sì. Però cosa hai studiato? Proprio quello così? Io ho studiato le macchine utensili, tipo CNC, tornio, fresa, tutto quel mondo lì. Comunque, niente, adesso faccio un lavoro che comunque c'entra poco, faccio il montatore, che c'entra poco con le macchine utensili. Faccio montaggio e collaudo delle pompe e motori oleodinamici. Wow. Ma sai che molta gente nelle interviste, non so se hanno paura di dire il lavoro che fanno? No, Perché tanti tendono a dire io faccio solo i TikToker, io guadagno solo da lì, ma il lavoro che fanno non lo vogliono dire. Non bisogna mai vergognarsi del proprio lavoro. Finché ti porta un pezzo di pane a fine mese non ti devi vergognare, perché comunque te lo sei sudato e te lo sei meritato. E uno, lo usi per vivere te in primis, 2 perché aiuti la famiglia. Quindi perché devo vergognarmi di una cosa che aiuta i miei genitori e fa vivere me? Perché dovrei vergognarmi? Anzi, sono molto fiero del lavoro che faccio, anche se prendo poco, per dirti. Punto in alto, ovviamente, perché non mi accontento, però comunque sono molto fiero. Cioè, tutti prendono poco, ma ci sarà qualcuno che prende tanti soldi? Non lo so, è un casino. Tutti prendono poco. C'è qualcuno che prende tanti soldi, secondo te? Non saprei, perché tipo io avevo l'idea che quelli degli uffici prendessero più di quelli che lavorano in linea, gli operatori, diciamo. Poi vai da loro e ti dicono non è vero, prendi te più di loro, perché te fai i turni, loro fanno solo il giornaliero, capito? Ok. Quindi non sai mai chi è veramente che prende tanto, anche perché io pensavo anche che quelli che lavorassero in banca prendessero un sacco di soldi. Poi ho scoperto che prendono pochissimo, prendono tipo una cifra che va tra i 1.500 e 1.600, Wow. E nonostante abbiano studiato davvero un sacco. Cioè, quindi dici, ma chi studia prende di più o chi non studia prende di più? Cioè, non riesci a capire, Come capito? si fa a capire? E non lo capirai Quindi mai. a questo punto è meglio andare a scuola o meglio lasciare la scuola? Questo che non lo so. Questo è un concetto abbastanza complicato, cioè. Beh, comunque però il lavoro che stai facendo ti piace. Mi piace, ti dico la verità, mi piace, riesco ad avere dei soldi extra grazie a TikTok, non grazie a TikTok, dico che TikTok mi paga bene, ma grazie alle collaborazioni che faccio. Ok. La maggior parte dei TikToker guadagnano grazie alle collaborazioni, perché se tu aspetti i soldi di TikTok, che arrivano delle cifre che ci fai una serata il sabato e basta. Stiamo sinceri. Quindi grazie alle collaborazioni, sì. Wow. Che davvero fai tanti, cioè. Ma tu- Io non faccio tanti, però già io vedo le cifre che magari mi entrano, dico, ma cavolo, quelli che hanno i milioni di follower su TikTok, quanto chiedono? Perché sei tu che chiedi, non è che loro ti danno. Tu chiedi, poi loro a base di quello che hai chiesto ti vengono incontro. Wow. I tuoi occhiali sono da vista? Sì, da vista, in pochi lo sanno, ma io sono miope e astigmatico. Oh. Praticamente cieco, non vedo niente. Senza gli occhiali non vedi niente? Vedo però, non vedo, vedo e non vedo. Vedo, non vedo. Ok, vediamo. Da quanti anni è che lavori? Allora, io mi sono diplomato un po' tardi perché sono stato bocciato in terza media, perché non mi sono presentato all'esame di terza media, perché ho preferito andare in Marocco. Questa è la prima bocciatura. Poi la seconda in prima superiore perché ho tagliato tutti i fili della scuola elettrici. Così, perché come si chiama?
il direttore sì, era un direttore che, non so, mi aveva offeso, mi ha fatto un'offesa, mi sa razzista, io mi sono giustamente arrabbiato, sono andato per ripicca, ho fatto, per dispetto, ho staccato tutti i fili con la pinzetta e mi hanno bocciato. Come si direbbe in Marocco? Un bowak? Un bowak, no, davvero ne ho passati a sono scuola. venuti 5 minuti, hai Sì, staccato no, tutto? ma io sempre a scuola sono stato così, adesso mi sono calmato e cioè a livello tipo, cioè in giro sono sempre stato bravo, diciamo, ma a scuola avevo sta cosa di essere molto ribelle con il sistema scolare. Ce l'avevo col sistema scolare, non so perché. Ogni scusa era buona per far casino e per fare qualcosa, per istigare comunque l'insegnante. Non è una bella cosa, ma purtroppo ero così. Il casinista di turno, cioè. Sì, ero il casinista di turno. Sono stato più a casa che a scuola. A scuola, beh. Anch'io quando andavo a scuola mi sa che... Io addirittura andavo con il panino del Mac, no? Sì. La scaldavo alla sera, al mattino, scusa, e poi io mi mettevo all'ultimo banco dietro. Per mangiare, anch'io lo facevo. Io invece la baguette con il tonno, i pomodori portavo. Ok, vediamo. Quando è che hai iniziato a fare i video sui social? Sappiamo che sei partito da Facebook. Sì, è vero. Allora, davvero, quelli che mi conoscono da tanto tempo lo sanno e sempre dicono no, impossibile, ma io sono stato uno dei primi stranieri a fare i video su internet, diciamo. Proprio uno dei primi? Uno dei primi, se non il primo. E poi sono arrivati tutti gli altri che adesso non è che mi hanno superato, ma di più. Di più? Sì, davvero, io ho iniziato nel 2014 quando la maggior parte dei TikToker numero uno in Italia, oggi come oggi, guardavano Cartonito in TV, per dirti, avevano 7-8 anni nel 2014. Okay. E io già all'epoca facevo migliaia e migliaia di visualizzazioni, con semplici video. Che tipo di video facevi? Allora, video sempre comici, ma comunque ho sempre cercato di rappresentare le differenze culturali e religiose tra Marocco e Italia, se non stranieri e italiani. E sta cosa è piaciuta perché tanti stranieri si trovavano lì a guardare e dicono: cavolo, ma anche mia mamma fa così, cavolo, ma anche mio papà fa così. E quindi per quello hanno avuto questo boom in quel periodo lì. Ok. E niente, sì, sono stato uno dei primi. Cioè, da chi hai avuto ispirazione di proprio dire io voglio essere uno dei primi a fare questi video qua? Allora, l'ispirazione non l'ho avuta, diciamo, da qualche persona in particolare. Praticamente un giorno ero lì a navigare su Facebook, come sempre, io vedevo sempre italiani a far ridere. E mi facevano anche ridere. Ho detto, ma perché non ci sono stranieri che tipo fanno ridere? Sì. La cosa che mi ha fatto pensare tanto è quando ho visto un video di alcuni italiani, comunque all'epoca erano conosciuti sul web, che tipo hanno fatto un video comico tra la differenza tipo tra la mamma straniera e la mamma italiana. Ho detto, sì. ma cavolo, ma se lo faccio io viene molto meglio, perché davvero c'ho la mamma marocchina e poi sono straniero. E da lì è nato il primo video, il secondo e così via, finché ho aperto una pagina che era 100.000 seguaci, seguaci o follower, sì. E ho detto, cavolo, sai cos'è 100.000 nel 2014? 2014, sì. Andava di moda Facebook, sì. Cavolo, 100.000 sono davvero tanti che sarebbero, oggi come oggi, sarebbero 1 milione nel 2014, perché non c'erano i bambini di oggi, perché come sappiamo, grazie ai bambini tanti sono diventati famosi, anche cantanti, anche vlogger, anche youtubers, perché i bambini sono quelli che sono di più fissi al telefono, comunque sul computer. All'epoca non c'erano bambini. Non c'erano. Chi è? Oggi un bambino, mia sorella piccolina, ha 7 anni, anche lei c'ha il profilo TikTok, Instagram, c'ha tutto, il telefono, c'ha tutto. Hanno già tutto pronto. Già c'ha un profilo per seguire altre persone, come c'è lei ci sono altri milioni di bambini, capito? All'epoca no. Per avere Facebook mi ricordo che io ho dovuto chiedere permesso a mio padre perché era visto come qualcosa di... Ti ricordi quando a scuola dicevi, cavolo, ma c'hai Facebook? Ma davvero? No, come hai fatto? Come l'hai creato? Oggi, anzi, ti dicono sei sfigato se non hai un social, cavolo. Esatto, sì, assolutamente. È cambiato, cioè sono passati ormai 10 anni, 8 anni, è cambiato letteralmente tutto, perché la nostra generazione è stata quella che ha visto un grandissimo transito da
un mondo senza social ad un mondo con i social, Con i social, che sì. dipende dai social, capito? Quindi è cambiato tutto, noi abbiamo visto praticamente tutto. Dalle prime volte che ho scoperto, ero in terza media, quando hanno fatto WhatsApp, che lo dovevi pagare. Sì, Poi è vero, Instagram è vero. c'è sempre stato, però per le foto. Poi è arrivato il vero Instagram, che tutti ce l'avevano per pubblicare le foto, per messaggiare, per rimorchiare. Alla fine l'abbiamo fatto tutti per quello scopo lì. E poi niente, cioè ho continuato su Facebook finché non lo so, ho poi abbandonato, non so. Hai abbandonato? Sì, ho aperto anche YouTube, sono stato uno dei primi ad aprire canali YouTube, dico sempre straniere perché ci sono sempre stati italiani prima di me. Anche lì facevo davvero tante visualizzazioni, anche iscritti. E poi ho mollato, non so perché. Così? Non lo so, forse non lo sentivo dentro di continuare, non lo so esattamente. E poi basta, questo è stato il mio inizio nel 2014 e non con TikTok Con oggi, Facebook. ma con Facebook. Quindi molti che magari qualcuno non ti conosce penserà che tu Che ho iniziato da TikTok. hai appena iniziato. No. Però non No, sa ma che in nel realtà- 2014 eri già in piedi Sì, a fare i i video. tuoi video. Sì. A proposito di social, a quei tempi c'era anche, cos'è, Netlog? O prima? Un po' prima, sì? Conoscevi Netlog te? No, No? io sono arrivato con Non hai Facebook. rimorchiato con Netlog te. No, no. C'era Netlog e Facebook a quei tempi, Io- chi conosce c'era... No, io solo Facebook come primo social ho avuto e ho conosciuto Facebook. C'è stato un periodo dove c'era anche Don Cappuccino, non so se te lo Sì, Don conosci. Cappuccino, sì. C'era anche lui Sì, che io ho iniziato andava prima tanto. di lui, per dirti. Mhm. Ho iniziato prima di Don Cappuccino. C'era anche lui. Io lo conosco anche, di Parma, lo Sì, vedevo di in Parma. giro, sì. Quindi è stato un periodo proprio... Sì. Che se tu avevi questi social qua Ero qualcosa oggi. Eri un bomber, Ero magari uno dei numeri uno in Italia, magari su YouTube o qualsiasi cosa. Quindi hai iniziato, poi per 2 anni hai smesso. Sì, per 2 anni ho smesso, non ho più pubblicato niente. Ma perché ti sono arrivati dei commenti che non ti No. piacevano? O perché... Ti dico, io sono uno che se ne frega proprio dei commenti, non mi interessa. Ci sarà sempre gente che ti dirà bravo e gente che ti dirà fai schifo, ma ritirati. Semplicemente per dei motivi. Uno, non lo so perché all'inizio. E poi quando ho ripreso con Instagram, perché c'è stato anche Instagram, sai che è arrivato poi Instagram, Sì, è arrivato Instagram. che tutti pubblicavano i video e tutti avevano il profilo su Instagram. Ho ripreso lì per un annetto, poi mi sono ritirato per i miei motivi personali. Ok, E da lì sono rimasto offline per un po'. sì, offline per dei motivi personali che secondo me sono validi, Ok. finché non sono ritornato su TikTok. Quindi diciamo da quando è che sei tornato su TikTok proprio? Un anno. Un anno? La gente pensa che ho iniziato durante il Covid, ma no, ce l'ho da un anno. Wow. Sono riuscito a fare dei numeri assurdi. Quindi quando sei rimasto offline per tutto questo tempo qua, stavi già pianificando cosa fare? Quando... Allora, Devi io dire pure- stavo pensando solo a lavorare e poi mi sono interessato al mondo del cinema. Ok. Infatti ho fatto tantissimi casting finché non sono riuscito ad ottenere un vero ruolo da protagonista in una web serie che poi è diventata anche una serie che è passata in TV. Da protagonista e l'ho superato e tutto quanto. Come si intitola? Rajel. Rajel. Rajel, che in marocchino significa uomo. 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 Rajel. Rajel praticamente rappresenta il percorso di questo ragazzo straniero italiano, diciamo di seconda generazione, che affronta diverse tematiche riguardo il razzismo, vari cliché. Niente, rappresenta questo suo percorso. Davvero una bella serie, che la vuole vedere, scrive Rajel e la trova, c'è ancora su YouTube. Ok. Che tra l'altro ho vinto solo poco fa, tipo a maggio, ad un festival internazionale a Roma, come miglior attore. Wow. Per me è qualcosa di wow. Come miglior attore del film? Nella serie? categoria cortometraggi, perché Ok. era corto. Era una serie, miniserie. Wow. Quindi miglior attore in quella categoria, che c'erano tantissimi altri film internazionali, tipo film spagnoli, iraniani, cioè comunque davanti a centinaia di attori di quella categoria sono riuscito... Sei stato scelto. Sì. E com'è la sensazione? Cavolo, è una bellissima sensazione perché non te lo aspetti, dici... Anzi, io dicevo no, ho recitato male. Male, perché era stata la mia prima esperienza. Io mi ricordo davvero che quando sono andato a fare la prima scena, le prime riprese, mi ricordo che quando è partito il ciak, azione, sono rimasto bloccato. Non riuscivo a dire una battuta nonostante i coach che avevo mi insegnavano come dire le battute, come memorizzarli. Niente, mi sono bloccato.
Wow. Anche perché tu immagina, adesso siamo io e te, Mhm. cioè abbiamo solo la... Le telecamere lì. Ok, solo una, non c'è una persona dietro. Tu immagina che lì in un set cinematografico, chiamiamolo, ci sono più di 70 persone. Wow. Tu c'hai 70 persone dietro, Dietro. lì. Tu appena parte l'azione, tipo 1, 2, 3, azione! Tutti in silenzio, silenzio che azione! ti guardano. Tutti in silenzio così a guardarti. E io li guardavo con la coda dell'occhio, quindi non riuscivo a Sì, ma fare... cosa hanno da guardare questi qua? Sì, però ognuno giustamente aveva il suo lavoro. Chi, per dirti, solo a tenere le luci, erano in 10 per dirti, che regolava la luce a seconda del tuo movimento. È davvero un mondo molto bello, e anche se lo vedi da fuori, dici cavolo, ma davvero c'è tutta sta gente dietro? Loro vedono il dettaglio, Sì. ma il dettaglio è una luce che te non vedi neanche. Loro la vedono e cercano di aggiustarla mentre tu stai recitando. Wow, wow. Davvero bellissimo, è una cosa... non lo dimenticherò mai, spero di farlo altre 1000 volte perché quello è il mio vero sogno, di diventare un attore. Attore? Assolutamente sì. Wow, quindi stai facendo qualche accademia per... No, io ho fatto quella serie, non ho mai fatto teatro, mai studiato niente. Un regista dice che ho delle capacità che ce li hai. Ce li hai, non devi cercarli. Ok, vediamo. Sei stato fuori per un po', hai vinto questo premio qua. E quindi su TikTok, no? Abbiamo visto un po' dei tuoi video che sono andati virali, 2 milioni, 1 milione, no? Come li pensi i tuoi video? Come fai? Sì, a farli, a dici? farli, sì. Allora, la maggior parte dei video, tipo il 70% sono semplici ispirazione della mia vita quotidiana. Tipo, vedo mia mamma che sgrida mia sorella perché magari è salita sul divano con le ciabatte. Pam, video. Vado a vedere come l'italiana reagirebbe con suo figlio e la marocchina. Ci sono tante differenze. O magari mio padre mi entra lo stipendio e mi dice e io non gli do niente e lui il giorno dopo mi fa muoviti, da noi tossisci significa Dammi i soldi. soldi, dammi i soldi. Bam, video. Così via, mi ispiro alla mia vita quotidiana. Ok, wow. Rappresentando sempre questa differenza culturale tra noi, due. tra noi e voi, brutto da dire, ma tra la mia cultura e la loro cultura. Ok. E chi è Fatima? Ah, Nomini sempre Fatima. questa Fatima, davvero tanti mi chiedono se esiste davvero. Allora, nella mia vita c'è una Fatima, ma non si chiama Fatima. Comunque una donna c'è, però non si chiama Fatima e le cose che dico di Fatima sono tutte cose, diciamo al 90% cose inventate. Sai, per far ridere le persone non ti basta dire la verità, devi anche aggiungere un po' di cosette, diciamo, Ok. un po' di spezie, diciamo. E quindi Fatima dei video non c'è, ma una donna nella vita privata. Intendi che c'hai un'amorosa, ti intendi? Assolutamente sì, speriamo che vada tutto Solo bene. una? Solo... cos'è? Devo avere 4, come dicono tutti quanti. Oh, tu puoi avere 4 donne? Assolutamente no. No. Una basta e basta. È già abbastanza. Hai visto i capelli che avevo? Già dice tutto. Quindi è colpa sua se ti crescevano i capelli. Da una parte sì. Faceva impazzire ogni tanto, eh? No, ma giusto, cioè alla fine qualsiasi relazione, qualsiasi donna, bianca, nera, gialla, tu comunque devi stare lì dietro, sai, sono tutte così le Hanno bisogno di donne, attenzione. sono fatte della stessa pasta, tutto qua. Quindi, insomma, diciamo che Fatima è un personaggio inventato. Immaginario, insomma. Sì, inventato da me. E come ti è venuto proprio in mente Fatima, scusa? Fatima perché secondo me, magari mi sbaglio, è il nome più usato in Marocco, il nome Fatima, quindi ho dovuto scegliere un nome che usano tutti, così magari una persona, una mamma che sta guardando un video e dice cavolo, ma anch'io mi chiamo Fatima, ma sta parlando di me, capito? Devi puntare sul nome più usato, non è che potevo dire Miriam o Yasmin, che sono usati ma non quanto Fatima. Poi Fatima proprio, anche se tu non l'hai mai sentito, cioè proprio ti dà la sensazione che è un nome arabo, È un tipo nome arabo, Fatima, Fatima, capito? E niente, così è nato il nome. Wow. Sappiamo che un sacco di gente ti imita, copiano proprio i video che fai te.
simili o uguali? Sì, io navigando diverse volte su TikTok, ma anche mandati dai miei amici o magari anche dei miei familiari, mi dicono: oh, ma hai visto il video di Tizio o di Tizia, che non voglio dire i nomi, ma sono davvero famosi in Italia? Ti hanno copiato il video? No, non è vero. Non è vero che vado a vedere, giuro, le stesse parole, stessi movimenti, tutto uguale. E questa cosa, uguale, cioè dici almeno, anche io a volte copio, ma copio tipo il concetto, non i movimenti, le battute, no, il concetto. Boh, sto qua, sta parlando del matrimonio marocchino, boh, io ho copiato il concetto, non è neanche copiato, è ispirato, però c'è questa gente davvero che ha copiato letteralmente i miei video, alcuni video anche presi da Facebook, cioè c'è gente, magari questi qua mi seguono già da un bel po', e si sono ricordati quel video e l'hanno messo, cioè capito? Io non me la prendo male, anzi sono molto contento, non sono un tipo che dice: oh, ma questi hanno copiato il mio video, guarda, hanno fatto milioni di visualizzazioni grazie alla mia idea. No, io sono molto contento, mi fa piacere che c'è gente davvero famosa che ha copiato letteralmente il tuo video, la tua idea, non la tua idea, una cosa che tu avevi qua dentro e l'hanno presa e l'ha copiata, l'hanno usata, cioè capito? È una cosa bellissima per me. Afa. Ah, ma si sa anche invitare, sì. Allora, adesso ti chiedo solo di farci stessa cosa che hai fatto in quel video lì. Tutti quelli che hai imitato, i vari paesi. Dei marocchini si sa. Cioè, oggi era andato al comune, ho spento il documento e non mi hanno dato la cittadinanza. Io marocchino faccio casino, non me ne frega niente. E poi non lo so. Vediamo, Afa, Nigeria. Uè, fratello, no, fa furbo. Te lo giuro, se fa furbo ti spacco il testo, Poi che abbiamo? Albania. Uè, fratello, lascia Mercedes, io lavorare tutto il giorno 1400 e ho Mercedes che non ha neanche il capo, quindi sì. No, sto zitto perché parolaccia questa, c'è gente che ci guarda, fratello. Poi che abbiamo? Indiani. Grazie mille per questa intervista, davvero sono molto contento di essere qua con te e namaste a te, namaste a voi, grazie mille. E poi che abbiamo? No, Tunisia? No, tunisini, ti dico una cosa. A me i marocchini non mi stanno simpatici, e non so perché, wallahi, i marocchini a me non mi stanno simpatici. Tutti dicono che i marocchini e i tunisini sono uguali, ma non è vero. Loro la loro cultura e noi la nostra cultura. Basta. Incredibile, cazzo. Quindi tu ti sei messo proprio a imparare le varie... Sì, ho cercato il modo e i movimenti, tipo gli indiani muovono troppo la testa, quindi devo muovere anch'io la testa, hanno quel suono tipo dolce che tipo... Gli africani, i nigeriani, i senegalesi hanno quella cosa di... fratello, tipo una cosa, dice una parola, la mangia e poi, come dire, la schiaccia. La schiaccia? Non, fratello. Fratello, andiamo a fare un giro. Loro no. Fratello, andiamo a fare il giro subito. Tipo, tipo dire questo au tra una lettera e l'altra. Au! E così, marocchino non c'è bisogno perché sono marocchino, quindi so benissimo come si fa. Hai bisogno come fanno? No, basta dire, amico, andiamo al comune. Loro, sempre la I. Tu basta che metti la I a fine di qualsiasi parola, parli marocchino. Wow. Vediamo. Questi video qua che hai fatto, sapevo che hanno fatto un bel po' di views. Sì. E secondo te, nei tuoi video, no? Cosa c'è di così speciale nei tuoi video che la gente addirittura riesce a copiarti proprio uguale? Uno, secondo me, essere originali. Perché se tu sei originale, la gente verrà e ti copierà. Questo parlando della gente che copia. Okay. Normale, come vedi, un marchio, Gucci, fa uscire la nuova collezione, poi ci sono tutti gli altri sottomarchi che copiano e vendono l'imitazione, per dirti, c'è sempre, quindi secondo me essere originale rende le persone a copiarti. E poi riguardo perché la gente davvero è molto interessata ai miei video, troppi commenti, troppi like, perché secondo me trasmetto dei messaggi ironicamente, perché davvero tante volte mi hanno fermato dei ragazzi, anche dei signori italiani, mi hanno detto: ma sai che grazie a te, che
perché loro sono sposati magari con donne marocchine, magari una donna straniera, mi dicono, ma grazie a te ho conosciuto mia moglie, quanto lei mi ha raccontato, no scusami, ho conosciuto meglio la cultura di mia moglie e quanto lei mi ha raccontato della sua cultura. Quindi te in poche istanti sei riuscita a raccontare Sì, tramite il video, intendo. sì, ironicamente, facendo ridere, perché tu non puoi parlare di una cosa in un modo serio, capito? Perché la gente scorre, capito? Invece tu devi parlare, far ridere le persone, ma nello stesso tempo trasmettere o magari avere un messaggio da dire, sia anche tipo mi ricordo che ho fatto un video che ha fatto quasi 1 milione parlando del razzismo, quindi anche tipo parlando del razzismo non posso parlare del razzismo seriamente, in un modo serio, perché so che la gente scorre, anche se uno davvero subisce il razzismo, se ne sbatte di vedere uno che parla di un problema che è anche suo comunque, non è solo mio, di un'intera generazione, capito? Quindi devo far ridere, perché quando fai ridere la gente si ferma. Dai, come dire, noi sentiamo cosa ha da dire sto pagliaccio. Sto pagliaccio, sì. Quindi, quando ho voluto parlare in un video di razzismo, ho detto, allora, io se devo parlare devo trovare qualche modo per lasciarli lì a guardare. Quindi ho detto, ho raccontato una storietta che tipo io avevo un mazzo di fiori, che poi è vero, lo stavo portando alla mia ragazza e c'è una signora sul treno che mi ha detto quanto costa. Quindi mi ha scambiato per uno che vende i fiori, capito? E quindi da lì ho trattato l'argomento comunque, fa ridere come cosa, capito? E basta, quindi io se devo parlare di una cosa seria devo trovare il modo dove c'è un po' di comicità. Perché è l'unico modo, secondo me, per portare o trasmettere un messaggio a qualche persona è con il ridere. Perché purtroppo viviamo in un tempo che più sei serio, meno ti ascoltano. Quindi diciamo che anche sui social serio non ti caga nessuno. No. Quindi devi far ridere. Devi far ridere. Fare cazzate, insomma. Sì, devi far ridere, devi fare cose senza senso. Io per dirti, io sono contro quelli famosi che in realtà non sono famosi. Sì, loro sono famosi, ma per me non sono famosi. Sei famoso per qualcosa. Sei un calciatore, sei un comico, sei qualcosa comunque. Ma non sei famoso perché magari fai vedere come, non lo so, come mettere le scarpe. Io vedo dei TikToker fanno vedere solo come mettono le scarpe. Arriva le scarpe lì, li infila, milioni di visualizzazioni, milioni di like. Famoso per cosa? Perché ti allacci le scarpe, ti metti le scarpe. Quindi per me sono i fake famosi, diciamo. Sono fake. Pensano di esserlo, ma non lo sono. Ma parlando così uno potrebbe dire che tu sei invidioso di loro perché loro non hanno i views, hanno i follower? Per quello che dici che loro assolutamente io non sono invidioso perché io davvero ho fatto tante cose che ti ho raccontato prima dell'intervista che in pochi sanno e che non ho manco mai pubblicato sui social. Davvero tante cose che secondo me loro non ci arriveranno mai, capito? Io ho fatto davvero tante cose belle, ma tantissimi traguardi ho raggiunto che non ho bisogno né di parlare, di raccontare in un'intervista né di raccontare sui social. Io i traguardi che raggiungo li raggiungo per me, non per la gente, quindi non me ne frega niente di cosa penserà la gente se io parlo male che non è poi parlare, è criticare. Io fai video, ti lanci nel mondo del web, ti devi aspettare le critiche, costruttive o meno, le devi accettare. Non puoi piacere a tutti, quindi se ti dico per me i tuoi video non hanno senso perché ti metti le scarpe, devi accettarlo e devi dire è vero. È vero, non hanno senso i miei video. È così purtroppo. Ma non ti vediamo mai fare collaborazioni con altri influencer? Perché spesso vedo tanti influencer che si incontrano, fanno video insieme. Non ti ho mai visto con qualcuno, magari collaborare con qualcuno? Come mai? Allora, non sono antipatico magari a sociale o cose del genere, semplicemente che la maggior parte dei TikToker non combaciano con i miei contenuti, i loro contenuti, quindi semplicemente per questo, anche perché io non vado a collaborare con una persona che fa i balletti su TikTok, perché non c'entra niente con me. Io faccio comicità, lui fa i balletti, lui fa collaborazione con altri che fanno i balletti, io purtroppo ci sono davvero, forse non c'è nessuno che fa proprio tratta gli argomenti a livello di marocchini, cioè che trattano gli argomenti in un modo comico, capito? Che fanno fanno stand up, queste cose qua. Quindi magari quando troverò uno che fa le stesse mie cose, perché no?
facciamo anche un progetto, andiamo in giro per l'Italia a fare dei, non lo so, dei stand-up in giro, così, perché no? Però sicuramente non vado a fare una collaborazione con uno che non c'entra niente con i miei contenuti. Ok. Ci sono un bel po' dei tuoi compaesani, no? Sì. Che fanno i TikToker, Sì. i video, tanti video. Anche con loro potete collaborare, comunque parlate la stessa lingua e potete fare tante cose insieme. Cosa ne pensi di come lavorano loro, come fanno i loro video invece? Allora, secondo me, allora, innanzitutto c'è molta difficoltà come dire, nell'approcciare con i marocchini. Se sei marocchino devi approcciare con un marocchino, soprattutto riguardo a queste cose dove girano followers, fama, queste cose qua, è molto difficile, perché noi marocchini purtroppo c'è da dire ci montiamo troppo la testa. Ci montiamo troppo la testa, quindi se tu vieni da me, marocchino come me, e sai benissimo che io sono più bravo di te, io quindi sono più bravo di te, ti vengo a dire, ma bro, facciamo qualcosa insieme, anche cioè non per forza un video, ma anche qualche progettino, capito? Non ti risponde neanche. Ok. Ti ride in faccia, quindi uno per questo motivo, secondo per me la maggior parte dei marocchini che vedo su TikTok, i loro video per me non hanno senso. Non hanno senso? Non hanno assolutamente senso. Tratta argomenti? No. Parla di cose serie? No. È uno che ti fa vedere cose sportive, magari come allenarti, come giocare a calcio? No. Ti parla dei libri, di queste cose qua? No. Fanno video, secondo me, senza senso. Tipo, mi è arrivato un pacco davanti a casa, vado, lo apro, venite con me a vederlo. Per vedere cosa ho trovato, passate su Instagram. Questo è il loro video. Che senso ha? Che tu fai vedere che ti è arrivato un pacco o magari hai preso delle scarpe e le hai colorate. Per me non hanno senso questi video. Mi dispiace, ma è la verità, cioè la realtà dei fatti comunque. Quindi no, insomma, è difficile che succeda, ma... Ne conosci di gente che fa video inutili? Sì, inutili. Sì, marocchini, TikToker. Che hai mai contattato qualcuno del tuo paese per fare collaborazioni che non ti ha risposto? Allora, ti dico, non perché sono montato per qualcosa, non ho mai scritto a qualcuno per collaborare, semplicemente finché non rispetti, cioè, le cose che voglio io, tipo, magari che i tuoi contenuti sono più vicini ai miei, così, comunque non vado a scriverti, cioè non ha senso scriverti se tu fai cose totalmente diverse dalla mia, non ha senso, quindi evito anche di scrivere, quindi... Vediamo un attimo una cosa. Tu hai iniziato nel 2014. Siamo nel 2022. Hai attaccato su TikTok un anno fa. Sì. Qual è la differenza fra questi dai 2014 e oggi 2022? Che differenza hai visto te, secondo me? Sui social dici? Sì. Allora nel 2014 innanzitutto se tu potevi diventare conosciuto solo se eri bravo. Questo è poco ma sicuro. Cantante, ballerino, comico, solo se eri bravo. Perché c'era gente che usava usava i social, erano comunque persone, cioè, che usano la testa, non vanno magari a farti diventare famoso perché tu hai fatto qualche cagata. Magari evitavano, anche perché la maggior parte che aveva gli account in quell'epoca lì erano tanti grandi, soprattutto i nostri genitori, tutti comunque over 33 anni, capito? Quindi cioè vista da questo lato tipo del passato, che ci stava, che tu potevi arrivare solo se valevi, capito? Se valevi, sì. Ok, potevi diventare famoso per una settimana perché hai fatto qualche cavolata, non lo so, per dirti. Ok, avevi quella fama di una settimana, però per arrivare in alto dovevi valere tanto. Ok. Oggi no. Oggi tu da domani potresti diventare famoso facendo cose più stupide che ti passano alla testa. Tu pubblicale e vedi che diventi famoso. Oggi facciamo diventare tutti famosi e poi ce la prendiamo perché Tizio da nulla ha iniziato dei video ridicoli, è diventato un riccone, si è fatto la Ferrari. Non è invidia questo che sto dicendo, però non te la prendere quando vedi che sta gente è arrivato e ha fatto i soldi, perché sei tu che l'hai fatta diventare famosa quella persona lì per una cosa stupida. Perché tanti dicono, ma cavolo, ma quella
fa dei balletti senza senso, su TikTok sta guidando una Ferrari, si è comprata la macchina a Milano, cioè centro Milano, con i suoi video senza senso. Ma sei tu che l'hai fatta diventare così famosa. Cioè, non è che le persone diventano famose così, io mi sveglio e dico oggi sono famosa, no. La gente che ti porta su, come la gente potrebbe portarti giù. Wow, wow, Quindi- wow, wow. Quindi, secondo te i social adesso sono più facili? Cioè, Sì, nel senso è diventato facile. facile proprio... Vuoi diventare cantante? Da domani diventi cantante. Vuoi diventare un YouTuber? Lo diventi da domani. Da domani diventi. Ovviamente nessuno ti assicura il fatto che diventi Famoso, conosciuta. sì, conosciuto. Però comunque Puoi provare. puoi provare, può funzionare. E funziona. Puoi provare, può funzionare, come si dice in marocchino? puoi provare, può funzionare. لا جربتي تخدم. Eh? لا جربتي تصدق ليك. تخدم تصدق ليك. فهمتي؟ تخدم. تخدم sarebbe lavorare. Lavorare, come dire. Avete questa cosa qua del... Quello, cos'è? Riesci a spiegarlo? È una lettera che una non lettera. c'è nell'alfabeto nostro. Cioè, in arabo? Sì, in arabo ci sono tante lettere che non ci sono, tipo il kh, la a, il tipo così, zal, tipo è la D ma con le Zal. tipo è una D così col puntino. Ok. Il Ra da noi è una lettera, qua si dice quando uno parla con la R e con la Ra viene chiamata R moscia. R moscia. Tipo soprattutto Ra. i parmigiani parlano con la Ra. Ramsi, andiamo a fare. Da noi non è R moscia, è una lettera, Una la lettera, Ra. ok. La Ra. E poi c'è il Ga, non il K, Ga. Ga. Il Ga. Io non so come dire il vero, come si pronuncia, cioè come la parola della lettera. Però ti sto dicendo il suono, il Ga, il Ra, tutte queste cose qua. L'alfabeto arabo è molto... È ampio. è ampio, è davvero... È difficile? Non è difficile perché... Magari per te no. Può essere... Ho avuto, quando andavo a scuola avevo un sacco di amici marocchini, quindi ho imparato qualcosina. E mi guardavo anche Busberry. Bella la serie cartoni animati, Sì, 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 su YouTube. Busberry. C'era Busberry, c'era Chilimini. Chilimini, che sarebbe col fighettino. Esatto. Quindi insomma ho imparato qualcosina. Tipo? Come ti ho chiesto prima, Fikutskun, Fin, Fin, wesh. Baba, Baba. Ainin, Udnin, Znen, Fum, capito? Kroj. Dai. Tante belle cose ho imparato. Cioè, sai, tante volte inizi con le parolacce, poi finisci. Le parolacce, Le lasciamo da parte quelle perché, lascia stare. capito? Quindi, insomma, mi piace l'arabo comunque, no? E te vedo che sei proprio, come si dice, unito o attaccato alla tua cultura. Assolutamente, Cioè, ci sì. tieni alla tua cultura. Assolutamente sì. Solitamente quando uno arriva qua in Italia, la maggior parte delle persone, oltre al fatto di essere marocchino, ghanese, no? Alcuni si distaccano dalla propria cultura, capito? Arrivano in Italia, tanto io sono in Italia, faccio quello che voglio, lascia stare la cultura o la religione, diciamo, no? Te invece sei rimasto proprio... Sì, c'è da dire che è molto difficile per noi stranieri perché ci troviamo sempre in bilico tra una cultura e un'altra cultura, una religione e un'altra religione, quindi sta a te decidere se andare di là o andare di qua, comunque dipende da te, dipende soprattutto dalla famiglia, tipo l'ambito dove sei cresciuto, dagli amici, questo influenza molto. E ti dico a livello culturale, secondo me la maggior parte dei marocchini, ma gli arabi in generale, hanno questa cosa per la patria, cioè proprio ce l'hanno qua dentro, possono anche nascere qua ma ce l'hanno nel cuore. Nel cuore. La religione invece, ci sono tanti musulmani che bevono, mangiano maiale, fanno cose che non si devono fare, come musulmani haram, come altri musulmani che pregano, fanno cose bene, cioè... come in tutto il mondo. Sì, non bisogna comunque giudicare, cioè alla fine sei musulmano, se devi aspettare, cioè ti dico che noi diciamo Allah yahdik, che Dio ti... non so tradurlo, tipo... Ti benedica, insomma. Che Dio ti benedica e ti porta nella strada giusta, sì. Questo devi dire, non devi dire no, che musulmano finto, perché vai... La gente sbaglia, Dio ci ha fatto peccatori apposta, per peccare, tornare da Lui
e lodarlo, Ma capito? lo dici solo perché tu sei figlio del peccatore? No, quello è un parole. Però comunque anch'io ho i miei peccati Vabbè, sì. dietro la schiena che li porto in un grandissimo zaino. Quindi per me l'importante è vivere sereni, a prescindere dalla religione che hai tu, che ho io. Cioè, ognuno ha la sua religione, io ho la mia, tu c'hai la tua. Credi in qualcosa o meno, a me non interessa, perché anche l'Islam te lo insegna sta cosa, ti insegna il fatto che devi vedere te stesso, non devi vedere cosa fanno gli altri, cosa pensano, a chi credono, capito, tante cose, quindi devi vedere te stesso, cioè proprio dentro di te, devi avere un contatto tra te e te, capito? Quindi non giudicare, questo è l'importante, stare Giusto. per i fatti tuoi. Assolutamente. Ma come fai a trovare il tempo per fare i video e lavorare anche, visto che fai anche i turni? Come fai a trovare il tempo? Infatti questo è un problema perché faccio davvero fatica a pubblicare a volte, perché io tanti video faccio, sono complicati nel montare, perché a volte faccio anche 4 ruoli, quindi devo mettere la parrucca, fare il ruolo della mamma, cambiare atteggiamento, poi fare il ruolo del papà, poi fare il ruolo del figliolo, poi magari il ruolo della ragazza, capito? E faccio fatica, quindi mi adatto ai tempi che ho. Ad esempio, se ho poco tempo faccio un video semplice dove parlo e basta, se ho tanto tempo faccio video tipo con il montaggio, vari ruoli, così. Quindi sono delle idee, se vuoi fare qualcosa il tempo lo trovi. Stop, quindi Wow. La cosa più bella di questa cosa di questi video che fai cos'è? che dici che... Cosa ti rende felice? Allora, a me rende felice il fatto che la gente quando scrive magari wow, ma sai che anch'io penso così, wow, ma sai che succede anche a me, quindi dico, ma allora non sono l'unico, questa cosa mi rende felice perché ho dei complici, capito? Anche il fatto della gente che mi ferma per strada, per me è una cosa stupenda, una sensazione che non puoi capire finché non la vivi te. Cioè devi viverla per capire quando delle persone, un gruppo viene da te, ti ferma e ti dice wow, ma sei quello di TikTok, sei quello lì, cioè proprio in questo modo è una cosa bella, dici wow, cioè io ho delle persone che davvero mi ammirano, persone che mi vogliono bene, perché questo è un gesto di voler bene, non è ti chiedono la foto perché così, perché sei conosciuto, no, ti chiedono la foto perché davvero ti stimano. Tante volte vediamo persone famose ma non andiamo a chiedere la foto, è vero o no? Perché non c'è quel rapporto, non c'è quella sensazione tra tra diciamo i fans e il suo idolo. Il suo idolo, sì. Non per sì, puoi ascoltare questo cantante, ma non è che c'è qualcosa tra te e lui, capito? Sì, non sì, è, puoi vederlo ma puoi anche non salutarlo. Succede sì. a me, ci sono degli artisti italiani che mamma mia, li ascolto magari a volte anche tutto il giorno e posso vederlo in giro e non salutarlo perché non ti cambia niente, sì, cioè, ti piace solo la sua canzone. Sì, bravo. Wow. Invece la mamma e il papà cosa ne pensano di questo? Allora, i miei sono molto fieri di me perché un mese fa sono andato a fare il mio primo spettacolo davanti a 500 persone e ho portato i miei genitori e è la prima volta, perché io tante volte racconto a loro, mamma, papà, guarda che mi hanno fermato oggi tipo 30 persone, mamma, papà, guarda che mi hanno chiamato per fare questa cosa qui. Ti dicono sì, sono contenti, ma sai, i genitori marocchini non realizzano, genitori in generale stranieri, cioè vivono nel loro mood, capito? Sì, esatto, sì. Non realizzano davvero com'è la cosa. Loro dicono sì, bravo figliolo, però quel giorno hanno realizzato davvero che io sono davvero, cioè sono conosciuto tantissime capito di cosa stai persone, parlando. tantissime persone che mi seguono, capito? Hanno visto anche il fatto che tutti lì a fare la foto con me, è una sensazione che non ti posso spiegare, cioè rendere i tuoi genitori fieri è la cosa più bella al mondo che ci sia. Wow. Prima di andare, la tipica mamma marocchina, come fa? Tesser l'andrò a vai, io ti spago la faccia con la ciabatta. Oh, così ho detto tutto. Tipica, mamma Tipica, marocchina. sì, qualsiasi cosa ti spacca la faccia, stai tranquillo. Mamma mi sposa, ti spacca la faccia. Mamma non mi sposa, te la spacca comunque. Quindi loro sono sempre pronti con la ciabatta in mano. Pam! E come si dice? Se lo andrà a sai che in realtà traducendo questa frase cioè è una cosa molto strana perché c'è un'incoerenza, capito? Allora praticamente la mamma dice vai o spacco la faccia a tua mamma,
Cioè, in realtà lei vuole spaccare la faccia a se A lei stessa, stessa. ma non si rende conto. È una cosa stupenda. Io rido sempre quando mia mamma me lo dice, perché dico, ah, mamma, guarda che in realtà vuoi spaccare la faccia a te stessa, quindi ok, sto tranquillo. Comunque sì, i tuoi video spaccano. Grazie mille, Fra. Li guardo spesso su TikTok e ci stanno. Quello che mi ha fatto impazzire proprio era quello dei vari paesi. Sì, ci sta l'imitazione troppo. dell'accento. E a me piace quando vedo qualcuno che si dà da fare, capito? Quindi per quello anche che ti ho chiamato. E niente, se vuoi mandare qualche messaggio a qualcuno, ai tuoi fan, ai tuoi follower. Allora dico io solo qualcosa. grazie mille per tutto il supporto che mi date e continuate a seguirmi perché io non vi deluderò mai. E l'ultima cosa, fate i bravi figli del peccato! Sir. Quindi il tuo sogno, no? Mm. Stando seduto, pensi che ci arriverai a fare l'attore? Se ci credo, ce la farò. Dipende tutto da me, non Ok. dipende da nessuno, dipende dalla volontà che ho e di quanto ci crederò. Va bene. Noi ringraziamo i figli del peccato per essere stato qua con noi. Speriamo che non abbia lasciato nessun peccato qua perché sapete tutto qua, tutto è bianco, quindi ti ringraziamo ancora fratello per essere venuto. Grazie a te. E niente, se vuoi lasciare i tuoi social, che se qualcuno ti vuole seguire. Ok, per seguirmi su TikTok, Ramzi Lafrindi, Instagram Ramzi Lafrindi, ovunque troverete il mio nome e il cognome. Ramzi Lafrindi. Sapete come no? Il nome rimane sempre uguale. Tifo Tone, Vivo Vibes. Grazie a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.